Estoy aquí. Estoy sentado en el lugar correcto, en el momento corretto, en el tiempo Bellezza, corretto. io sono Olimpia e questo è Astro Day, Deja que tu il corazón te femminile abra sotto la luce delle stelle, y repite dove este mantra. esploriamo gli Estoy archetipi delle bien, dee greche estoy femminili bien, sotto i riflettori dei segni zodiacali. estoy Oggi bien, vi estoy parlerò bien, di estoy Ecate, bien. che è un po' la dea della luna nera, dea quella che è una delle più antiche nella mitologia greca, conosciuta appunto perché nel mito di Persefone è colei che la aiuta a passare la soglia, quella degli inferi, quindi anche conosciuta come immagine, come corona, è molto misteriosa e ricca di insegnamento, di saggezza. E quindi come non collegarla al segno del Capricorno, un segno talmente saggio che anche quando è molto giovane sembra estremamente maturo. E adesso andiamo a vedere pian piano un po' quelle che sono tutte le caratteristiche che accomunano, ogni volta si muove, vabbè. Andiamo a vedere quelle che sono le caratteristiche che accomunano Ecate e il segno del Capricorno. Andiamo a vedere i nostri appunti, perché come dicevo l'ultima volta, qua non stiamo più parlando delle idee della Bole, questo è tutto un lavoro nuovo e quindi andiamo a vedere un po' cosa mi sono appuntata. Se andiamo a vedere un po' quella che è l'iconografia di Ecate, vedremo che è rappresentata con 3 volti, perché lei rappresenta il passato, il presente e il futuro. Spesso è rappresentata con delle chiavi, perché appunto lei è la dea della soglia, quella che detiene le chiavi per attraversare i confini fra luce e ombra, vita e morte. Come immagine abbiamo quella di una curandera, di una crona, quindi che rappresenta la guarigione profonda che avviene nelle tenebre dell'anima. È la luna oscura che ci insegna a vedere anche nella notte più buia. Si dice che Ecate, essendo appunto la dea della soglia, ad ogni crocevia si facesse un'offerta per lei, perché appunto è riconosciuto come un luogo sacro. È una delle poche divinità che ha un ruolo centrale sia nel mondo olimpico che in quello degli inferi. Infatti lei è rispettata sia da Zeus che da Ade e da Persefone. Nell'astrologia moderna Ecate è spesso collegata a tutti quegli eventi un po' scomodi, un po' transiti planetari difficili, perché appunto rappresenta la trasformazione profonda e liberatoria. E andiamo a vedere un po' allora come si comporta la ragazza, la donna che incarna l'archetipo Ecate nel segno zodiacale del Capricorno durante le fasi della sua vita. Ecate da piccola, durante l'infanzia, l'ho definita la piccola custode delle soglie. Perché? Perché lei è già molto introspettiva, è tutta nel suo mondo, appare molto seria e contemplativa, ma allo stesso tempo è molto precoce. Ama esplorare in solitudine, spesso attratta dalla natura e dai boschi silenziosi e dai luoghi appunto misteriosi. Ha una saggezza innata, sapete, quella saggezza naturale, quasi antica, atavica. Rapporto con i genitori. I suoi genitori possono percepire questa sua profondità come insolita. Magari potrebbero incoraggiarla a dirle: dai su, normalizzati, fai come gli altri bambini, non stare lì da sola, gioca, vai, connettiti, relazionati. Ma in realtà questo non aiuta la giovane Ecate, a tutt'altro, non la fa sentire completamente accettata. Lei è semplicemente riservata per natura. E in realtà questa riservatezza rispecchia una vulnerabilità molto profonda, una sensibilità estrema che la gente purtroppo non riesce a cogliere e quindi può risultare fredda perché ha anche difficoltà ad esprimere le sue emozioni e cerca di mantenere sempre un certo distacco dalle persone. Adolescenza. Qua Ecate in Capricorno scopre il suo potere come curandera, è attratta dal mistero, da tutte quelle arti insolite, la spiritualità, anche dalla guarigione in sé, quindi inizia un attimo a vedere quello che è il suo potenziale come corona.
Come giovane adulta, infatti, Ecate abbiamo detto che sceglie quelle professioni un po' come la terapia, l'assistenza, la guarigione, ma non per forza a livello convenzionale, può anche, appunto, essendo attratta dal mistero, cercare vie un po' più insolite. Quello che è molto riconosciuto nella Ecate in Capricorno è la sua determinazione e la sua ambizione, e sarà molto difficile che venga fermata soprattutto dall'esterno. Lei, quando ha un obiettivo, ce l'ha ben chiaro, e come il Capricorno, anche se dovesse puntare la vetta più alta, lei a piccoli salti ci arriverà. Ha una naturale attitudine a guidare le persone nei momenti più bui della loro vita, aiutandole a riscoprire la forza nelle proprie ferite. È una leader discreta e rispettata, capace di creare strutture sicure e protettive per gli altri. Nella mezza età Ecate diventa una vera autorità spirituale, conosce bene i cicli della vita e della morte, offrendo supporto a chi affronta crisi o passaggi importanti. È profondamente radicata nella saggezza del Capricorno, incarnando una presenza rassicurante e protettiva, che aiuta gli altri ad attraversare le proprie soglie interiori. E qua ci tenevo anche a dire che Ecate nel Capricorno ha un rapporto particolare col tempo. Sembra che col passare degli anni lei ringiovanisca e quindi riesce ad ottenere sempre più un radicamento e un successo a livello personale, proprio appunto ritrovando questa sua vitalità. La vecchiaia Ecate è quella anziana, è quella saggia curatela che tutti cercano per consigli, ed è così che può accompagnare Ecate le anime attraverso le loro ultime grandi trasformazioni. Ecate nelle relazioni, Ecate nella relazione sentimentale cerca rapporti maturi, profondi, è in grado di rispettare il suo spazio personale ed è in grado di comprendere qual è l'intensità della sua vita interiore, quindi non ha bisogno di persone intorno che invadano questi spazi, tutt'altro, devono essere estremamente maturi. È spesso attratta da figure solide, spirituali, elevate e che hanno un grande senso di affidabilità. Tende a preferire le relazioni che crescono col tempo, ma sono in grado di mettere radici solide. Il rapporto coi figli. Ecate è una madre protettiva che sa dare cura, è autorevole e profondamente intuitiva e desidera trasmettere ai figli una forte coscienza del proprio valore e chiaramente, essendo connessa al Capricorno, un senso di responsabilità. Tuttavia, può risultare severa o eccessivamente esigente. La sfida per Ecate madre è quella di lasciare che i propri figli commettano errori, che abbiano dei contatti con l'esterno e che possa ad accogliere quindi questo loro bisogno di fare esperienze proprie. Ecate nella relazione con le donne è una guida naturale, soprattutto nei momenti di crisi e trasformazione. Le sue amicizie sono intense, autentiche e basate su un profondo rapporto di fiducia. Ecco, quello che il Capricorno non farà mai sarà tradire la tua fiducia, questo è impossibile. Tuttavia, il suo ruolo di curandera, questo ruolo di guarigione, può farla sentire un po' sovraccaricata da tutte queste energie che può assorbire dal suo entourage. Ed è qui che ha bisogno proprio di riconnettersi a quel suo isolamento autentico, quello suo di nascita, per potersi dare proprio lo spazio per rigenerarsi e poter essere di nuovo fresca e piena di energia. Ecate nella sensualità. Lei è profonda, intensa e molto selettiva. Ama esplorare le dimensioni più nascoste dell'intimità, spesso attratta da esperienze che combinano sessualità, ritualità e connessione spirituale. Per lei il sesso non è mai superficiale, è un atto di guarigione, trasformazione e connessione intensa. Può apparire riservata all'inizio, ma una volta che è scaldata al punto giusto è passionale e autenticamente presente. Può apparire riservata all'inizio, ma se coinvolta e resa partecipe nel modo giusto, appare molto intensa Ecate nel segno del Capricorno ed è autenticamente presente. Quindi
Le principali sfide psicologiche che io ho riconosciuto in Ecate, connessa al segno del Capricorno, sono il bisogno di controllo eccessivo, la solitudine e l'isolamento emotivo. Ecate, connessa al segno del Capricorno, può soffrire di una tendenza a reprimere le emozioni. Per apparire sempre forte, stabile, sicura di sé, il rischio è quello che possa accumulare ansie, paure, senza avere mai la possibilità di esternarle, generando così un accumulo energetico abbastanza pesante e non dandole la possibilità di poter scaricare tutta questa tensione. E tutto questo è legato al forte senso di responsabilità che ha, che le impedisce appunto di poter chiedere aiuto alle persone. Quindi andiamo a vedere i lati luce e i lati ombra di Ecate. Lati luce: saggezza e autorevolezza. Ecate unisce la saggezza profonda del Capricorno con l'intuito della crona, della curandera, diventando una guida sicura e affidabile nei momenti di trasformazione. Guarigione profonda. È capace di portare guarigione anche nelle situazioni più complesse e oscure, aiutando gli altri a confrontarsi e a integrare le proprie ombre. Resilienza e disciplina spirituale. Questa parola disciplina al Capricorno piacerà tantissimo. Insegna la pazienza e l'importanza del tempo nella crescita spirituale e personale, incarnando la forza di chi ha affrontato già le sfide con dignità e coraggio. Lati ombra: isolamento eccessivo. Abbiamo già visto che può diventare distaccata e fredda, appunto perché non ha l'abitudine a condividere quelle che sono le sue emozioni e quindi rischia di perdere la connessione con il mondo esterno. Rigidità e perfezionismo. Può cadere nel perfezionismo estremo, pretendendo troppo da se stessa ma anche dagli altri. Attaccamento al controllo. La sua tendenza a controllare gli ambienti e le persone potrebbe generare conflitti, limitando la libertà emotiva sia propria che ovviamente altrui. Modi per crescere ed evolvere se riconosci dentro di te questo fortissimo archetipo molto intenso. Io sono un Ariete, ascendente Scorpione con Luna in Toro, però quando sono andata a studiare il mio tema natale ho riscontrato di avere tantissimi pianeti e tantissimi elementi nel Capricorno e in Terra, quindi il mio sign signature in realtà è proprio appunto il Capricorno, quindi mi ci rivedo molto in questo modo per crescere ed evolvere. Sono insegnamenti e consigli che io cerco di far parte della mia vita quotidiana, ovvero accettare la vulnerabilità. Ecate deve imparare a fidarsi maggiormente degli altri, aprendo il proprio cuore senza paura di mostrarsi vulnerabile e quindi poter essere ferita. Bilanciare disciplina e flessibilità. È molto bello il fatto che Ecate non perda mai di vista l'obiettivo e possa essere stick to her plans, che lei non perda mai quello che è il focus, però bisogna anche imparare a essere un po' flessibili, perché la vita non la si può controllare, non si può essere sempre il direttore d'orchestra, a volte bisogna essere anche un po' lo strumento, il musicista, quindi lasciarsi anche guidare, lasciarsi andare e volendo seguire le direttive degli altri, che possono essere proprio quelle dell'universo o della vita, o anche fidarsi delle persone. In qualche modo comunque bisogna cambiare prospettiva, non si può essere sempre dal pannello di controllo. Flessibilità. Trovare il giusto equilibrio tra rigore personale e apertura al cambiamento spontaneo, essere quindi connessa alla vita, riuscire a percepire quelli che sono i cambiamenti imminenti, quello quando c'è bisogno di cambiare e non rimanere troppo rigida e fissa. Integrazione tra luce e ombra. Lavorare per integrare le parti oscure con quelle luminose, accettando che la vera guarigione avviene quando accoglie pienamente ogni aspetto di sé. Essendo Ecate un archetipo molto introspettivo, molto riflessivo,
Il rituale che voglio portare oggi, e tra l'altro è quello che ho portato proprio nella mia esperienza, nella mia vita questa mattina, è quello di sedersi in silenzio, trovare un momento per il dialogo interiore, per l'ascolto e portare alla luce dall'ombra certe tematiche che sentiamo che ci stanno magari accompagnando senza essere però viste nella maniera appropriata. Quindi magari ci stanno un po' inseguendo, ci stanno chiedendo per favore guardami, guardami, e noi cerchiamo sempre di mettere da parte, no, tu sei scomoda, non voglio vederti. Questa può essere proprio la giusta occasione, richiamare Ecate nel tuo altare, magari se hai piacere di creare proprio un altare connesso alla natura, elemento che piace molto a Ecate, connetterti agli elementi, ai cristalli, alle pietre, alla natura, tutto quello, i tarocchi, qualsiasi sia il tuo modo di amplificare il dialogo con te stessa, trova un'occasione, un pretesto, può essere una luna nuova, una luna piena, può essere qualsiasi, scusa, anche il fatto che non ce la fai più, che devi proprio sederti e fermarti perché stai correndo troppo, stai seguendo troppo le responsabilità del Capricorno, troppo la disciplina. Datti il tempo e lo spazio di fermarti e scendere dentro di te nella parte più profonda, nella parte più scura, magari proprio dentro il tuo utero, la parte quella della creazione di noi donne. Non c'è bisogno che tu sia fisicamente connessa a questa parte, lo possiamo fare a livello spirituale, a livello energetico, anche per quelle donne che magari non hanno più l'utero, però abbiamo sempre questo ricordo ancestrale dentro di noi, di questo spazio, di questa incubatrice, di questo, mi piace la parola in inglese, womb, questo spazio vuoto, dove noi possiamo energeticamente connetterci e sentire quelle che sono le nostre tematiche. Io proprio stamattina ho fatto un rituale che mi permettesse di connettermi a questa parte, poter guarire certe mie ferite, certe mie vulnerabilità che non mostro a nessuno, ma non mostro neanche a me stessa, a quale faccio fatica a connettermi, e potermi connettere attraverso il dialogo, poter comunicare con il mio utero, mi ha permesso di mostrare vulnerabilità, compassione verso di esso e verso di me, verso la me del passato. E questo mi ha aiutato a essere più connessa, più flessibile anche. Quindi ringrazio Ecate per questa bellissima esperienza di introspezione e magari 2 domande che ti puoi portare oggi, se hai piacere, è quella di chiederti in quali aree della tua vita hai bisogno della saggezza di Ecate per attraversare un momento buio. E un'altra domanda potrebbe essere come puoi integrare la disciplina spirituale con la flessibilità emotiva nel tuo percorso di questo momento. Lascia che queste domande si depositino nella parte più profonda, dentro il tuo utero, anche immaginario, e lascia che si proponga come cassa di risonanza che possa echeggiare la tua domanda, queste tue domande dentro di esso, e si possa evocare la risposta che emerga, salga a galla fino a raggiungere il chakra della gola e magari tu possa esprimerlo a voce, tu lo faccia uscire
È perfetto. Allora, proprio dal latino, perfetto, perfetto. Abbiamo completato questa nostra dea greca, Ecate, la dea delle soglie, della luna oscura, più scura di così non potevo esserla, connessa al segno zodiacale del Capricorno. Fammi sapere nei commenti se ti ritrovi in questo archetipo, se ti sei sentita rispecchiata, se è un archetipo che hai bisogno di introdurre nella tua vita, se anche soltanto la pratica ti ha fatto riflettere su certe tue tematiche, se ti ha fatto stare meglio, se ti ha messo a disagio, se magari ti ha dato anche resistenza, questo tipo di domande, sono tutti segnali. Osserva il tuo corpo. Il tuo corpo è il modo col quale il tuo spirito può comunicarti, può farti sapere, ti manda dei segnali. Quindi è importante osservare proprio quello che ti dice il corpo, se c'è espansione, se c'è chiusura. Questo è tutto. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Astrodee, il femminile sotto la luce delle stelle. Grazie. Y repite este mantra. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien.